Come promesso, oggi leggiamo la poesia 10 agosto di Giovanni Pascoli. Per me è una poesia straordinaria dal punto di vista del contenuto, ma anche dello stile. In questo video non analizzeremo nel dettaglio la metrica, le figure retoriche, eccetera, perché non è questa la sede, ma la leggeremo insieme. Ne analizzeremo il contenuto, il significato e sì, anche alcune figure retoriche e alcuni aspetti dell'italiano usato da Pascoli in questa opera straordinaria. La poesia si chiama 10 agosto e se hai visto il video precedente ricorderai che il 10 agosto è un anniversario importante per Giovanni Pascoli. È il giorno in cui suo padre è stato ucciso mentre tornava a casa da una fiera. Quindi questa è una delle sue poesie dedicate al padre e alla sua morte. Vorrei anticipare alcune informazioni per aiutarti a comprendere meglio la poesia, perché potrebbe essere difficile capirla alla prima lettura. Il 10 agosto non è soltanto l'anniversario della morte del papà di Giovanni Pascoli, ma è anche il giorno di San Lorenzo, quando tutti gli italiani stanno con il naso in su a guardare le stelle cadenti. Infatti, il cielo avrà un ruolo importantissimo in questa poesia. Il cielo aprirà e chiuderà la poesia nella prima strofa e nell'ultima strofa. Quindi il cielo è una cornice che è all'inizio e alla fine della poesia e racchiude tutto il contenuto di quest'opera. Altra informazione. Quando leggeremo la poesia noterai che c'è un parallelismo tra due personaggi, tra le vicende di una rondine che torna a casa dai propri piccoli e le vicende di un uomo che torna a casa dalla propria famiglia. Noterai che c'è questo parallelismo, ma lo analizzeremo insieme dopo. Adesso leggiamo insieme la poesia 10 agosto di Giovanni Pascoli. San Lorenzo, io lo so, perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade. Perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra i spini. Ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra, che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido. Portava 2 bambole in dono. Ora là, nella casa romita, lo aspettano invano. Egli, immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, o d'un pianto di stelle lo innondi, quest'atomo opaco del male. Bene, so che non è una poesia semplice per chi studia l'italiano come lingua straniera o come seconda lingua, ma hai notato il parallelismo tra quello che succede alla rondine e quello che succede all'uomo? Andiamo a rileggerla e analizziamola parte per parte. Vediamo la prima strofa dove si introduce il cielo. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade. Perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Pascoli si rivolge a San Lorenzo, che è il santo del giorno 10 agosto. Parla con lui e gli dice: io lo so perché così tante stelle ardono, bruciano
e cadono in cielo. Io lo so perché c'è questo grande pianto nel cielo, nel concavo cielo. Introduce quindi questo pianto di stelle che già anticipa qualcosa di triste, no? Vediamo la storia della rondine. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero. Cadde tra i spini. Ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme al cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Una rondine che mentre tornava dai suoi piccoli, dai suoi rondinini, viene uccisa. E il suo nido, con le rondini, pigola sempre più piano, perché probabilmente stanno morendo di fame. Vediamo la storia dell'uomo adesso e poi analizziamo il parallelismo. Anche un uomo tornava al suo nido. L'uccisero. Disse perdono. E restò negli occhi aperti un grido. Portava 2 bambole in dono. Ora là, nella casa romita, lo aspettano invano. Egli immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. Qui non solo c'è un parallelismo sulla morte della rondine e dell'uomo, ma anche in tutto quello che segue. Entrambi sono immobili, per terra. Entrambi hanno un dono da portare a casa. La rondine ha un insetto per i suoi rondinini e l'uomo ha 2 bambole per i suoi figli o le sue figlie. Entrambi tendono questi doni al cielo, un cielo che è lontano, distaccato da questa situazione così drammatica. E in entrambi i casi c'è qualcuno a casa che aspetta invano l'arrivo di un familiare. Interessante notare come la rondine torna al tetto e l'uomo torna al nido. Se hai visto il video precedente, sai che il nido è uno dei temi ricorrenti delle poesie di Giovanni Pascoli, perché il nido rappresenta proprio la famiglia, il calore e la sicurezza della famiglia. Ritorniamo all'ultima strofa, dove il poeta si rivolge ancora al cielo, questo cielo così lontano e distaccato, che però piange in qualche modo quella notte. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, d'un pianto di stelle lo innondi, quest'atomo opaco del male. Quindi il cielo, secondo Pascoli, sta in alto, nei mondi sereni. Lassù ci sono i mondi sereni, c'è la felicità, e con questo pianto di stelle inonda la terra, che metaforicamente è vista come un atomo opaco del male. C'è la contrapposizione tra il bene che sta nei cieli e il male che sta sulla terra, dove hanno ucciso 2 esseri innocenti come la rondine e l'uomo che tornava a casa. Un tema che non può essere più attuale, visto quello che sta succedendo nel mondo adesso. Andiamo un po' più in profondità. Abbiamo visto il parallelismo tra la rondine e l'uomo. Abbiamo visto la rondine che torna al tetto e l'uomo che torna al nido come simbolo della famiglia. È interessante notare anche i riferimenti religiosi che ci sono all'interno di questa poesia. La rondine muore, cade tra i spini e la sua posizione è a croce. Lei sta a croce. Questo è un riferimento alla morte di Cristo. Ma lo stesso vale per l'uomo, che quando gli sparano dice perdono, che sono le stesse parole di Cristo sulla croce. Chiede perdono per i suoi assassini. Vediamo un po' di figure retoriche. Tra le metafore più evidenti ci sono sicuramente il pianto del cielo. Il cielo piange, che metaforicamente simboleggia
le stelle cadenti della notte di San Lorenzo, la Terra che è vista come un atomo opaco del male, quindi una particella del male, piena di male, il nido che simboleggia la famiglia. Abbiamo l'analogia tra l'uomo e la rondine e tutte le loro vicende, la similitudine con Cristo. La rondine è là, come in croce, che tende quel verme al cielo lontano. La poesia 10 agosto è una poesia scritta in 6 strofe a rime alternate. Tanto, tranquilla, pianto, sfavilla, tetto, spini, insetto, rondinini e così via. Ma non volevo soffermarmi troppo sulla metrica quanto brevemente sull'uso della punteggiatura. Questo è un uso molto interessante perché se rileggi la poesia noterai un uso molto forte e frequente della punteggiatura da parte di Giovanni Pascoli, virgole e 2 punti che interrompono il ritmo. Sicuramente è un risultato voluto da Giovanni Pascoli che attraverso questa punteggiatura così ricorrente voleva dare alla poesia un ritmo singhiozzante, come per riprodurre lo stato d'animo dell'autore, al ricordo della morte del padre o all'immaginazione delle scene rappresentate in questa poesia. Un ritmo singhiozzante che si interrompe di frequente. Di nuovo ritornano dei temi molto ricorrenti per Giovanni Pascoli: la morte, il nido familiare e l'abbandono. Bene, fine di questa analisi veloce della poesia 10 agosto di Giovanni Pascoli. Mi rendo conto che si tratta di una tipologia di video di difficile comprensione, serve un livello abbastanza avanzato per comprendere una poesia. Ma è un tipo di contenuto che trovo molto interessante e che anche molte delle persone che mi seguono trovano interessante, e ogni tanto vorrei offrire contenuti di letteratura e, per aumentare il livello di difficoltà, anche di poesia. Spero che comunque sia stato un video interessante per te e ti ricordo che se non lo hai ancora fatto puoi lasciare un mi piace ai miei video e puoi iscriverti al mio canale per non perderti neanche un video. Grazie per la tua compagnia e ci vediamo molto presto!